Buon pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo perché vorrei fare con voi il gemello di questo orecchino. Il tutorial in realtà di questo modello, che si chiama Hope, Speranza, è già sul mio canale YouTube disponibile da un paio di anni. Girato il primo lockdown durante la pandemia e c'era un lunghissimo preambolo, quindi ho deciso di girare il tutorial adesso, quindi in forma più dettagliata e perché sto realizzando dei kit e li sto mettendo nel mio negozio Etsy. Per chi non lo sapesse, io mi sta guardando per la prima volta, io mi chiamo Gabriella, in arte Briga Bijou e realizzo bijou in tessitura di perline, in soutache e alvide embroidery. Ho un piccolo negozio su Etsy aperto da poco e sto inserendo dei kit, quindi nel negozio troverete 3-4 varianti di questo modello di orecchino Hoop. Ecco il motivo per cui adesso sto girando questo video, perché chi vede questo video e vuole replicare questo orecchino in varianti di colore diverse può andare nel negozio Etsy e trovare il kit già completo. Naturalmente, quindi adesso vi mostro nel dettaglio cosa troverete nel kit. Nel kit troverete una coppia di chaton. Naturalmente questa è la metà del kit perché un orecchino già l'ho realizzato. Ho aperto un kit proprio per mostrarvi. Quindi troverete uno chaton da 8 di colori diversi. Ci sono nel color cipria, menta, opal, quindi andate a sbirciare su Etsy i vari colori con cui l'ho studiato. Quindi troverete chaton, poi troverete delle perle da 4 mm, troverete delle super duo, troverete rocaille di dimensioni diverse. Queste sono nella versione Muscat e sono quindi 8,0, 11,0 e 15,0. Troverete anche nel kit le monachelle, non troverete nel kit ago e filo da tessitura, quindi questo non lo troverete. In tutti i kit quindi troverete questi materiali, naturalmente cambieranno i colori. Io adesso vi metterò qui un'immagine anche degli altri orecchini che ho realizzato dello stesso modello che si chiama Hope. Ok, vi ho detto tutto, passiamo quindi subito a girare il tutorial. Le quantità di rocaille che troverete nel kit vi serviranno a realizzare una coppia di orecchini, quindi sono le quantità calcolate per fare un paio di orecchini. Quindi cominciamo subito. Delle super duo troverete una quantità pari circa 7 grammi, quindi di super duo ce ne vorranno abbastanza, di meno delle altre perline. Prima di iniziare il tutorial vi mostro per bene l'orecchino da vicino. Questo è il davanti, questo è il nostro retro con una incastonatura con le super duo. Come vedete resta abbastanza piatto e niente, passiamo al tutorial. La prima cosa da fare è quella di inserire sul nostro filo 8 rocaille 11,0 alternate da 8 super duo in questo modo. Scusate sempre le mie mani, dopodiché ripassate in tutte quante le rocaille e chiudete a cerchio, quindi ognuno poi naturalmente troverà il proprio metodo. Quindi vedete che io tengo il capo del filo dall'altro lato e vado semplicemente a fare un paio di nodini per chiudere insomma questo cerchio. Dopodiché, ecco, ho preso la super duo, fate un altro nodino, dopodiché entrate in qualche rocaille e tagliate questo filo qua che è in eccesso e bruciatelo con un bruciafili o con un accendino. Sono ripassata in tutte le rocaille ed ho bruciacchiato il filo in eccesso. Adesso mi porta ad uscire, vedete, subito dopo una super duo ed entro nel foro alto della super duo e vado ad inserire in ognuno di questi spazietti una super duo. Per comodità giro il lavoro
ma non faccio nulla di particolare se non andare ad inserire una superduo in ognuno di questi spazietti. Quindi fatelo anche voi. Sto inserendo la mia ultima superduo e vado a chiudere quindi questo passaggio. Anche in questo caso, come prima, ripasso un po' all'interno delle superduo in questo giro. Una volta che siete ripassate in tutto questo giro, io mi porto, vedete, sono qui, esco dal foro basso di questa superduo, entro nel foro alto, giro il lavoro per comodità e vado ad inserire una rocaille 11,0 e vado nel foro alto della superduo successiva, ancora una 11,0 e vado nella superduo successiva. Faccio quindi questa operazione di inserimento tra tutte le superduo di una 11,0, quindi ripetetela per tutto il giro. Sto inserendo la mia ultima 11,0 ed entro in un po' di rocaille che seguono. Adesso non mi resta, vedete che tirando il lavoro si stringe, quindi vado a prendere il mio chaton da 8 mm che troverete all'interno del kit, a seconda in colori diversi, a seconda di quello che insomma andrete a scegliere, e vado a tirare. Vedete che tirando l'incastonatura si stringerà, quindi ripassate in questo giro per stringere tutto quanto il lavoro. Giro finito, ci troveremo in questo modo con il nostro chaton incastonato. Adesso ci spostiamo attraverso le nostre perline ed usciamo, vedete, in questo punto dal foro basso delle superduo superiori, nella parte superiore, e in questo spazio andrò a inserire nel primo spazio una 8,0 ed andrò nella superduo che segue e in quest'altro spazio invece andrò ad inserire 2 superduo. Farò questa operazione per tutte le altre parti, quindi alternerò una 8,0 a 2 superduo. Sono arrivata a fine giro e vado ad inserire le mie ultime 2 superduo, entro nella superduo ed entro anche nella 8,0 che segue. Questo quindi sarà il nostro giro finito. Mi porterò quindi ad uscire dalla 8,0 ed andrò ad inserire 2 rocaille 11,0 e vado nelle 2 superduo che seguono. Ancora 2 rocaille 11,0 e vado nella 8,0, ne sono persa una, e vado nella 8,0 che segue. Ancora 2 rocaille 11,0 e vado nuovamente nelle superduo. Quindi, come avrete capito, andrò a fare questi inserimenti di 2 rocaille 11,0 in tutti quanti questi spazi. A giro finito mi ritroverò in questo modo, quindi inserite le ultime 2 rocaille 11,0, entrerò nella 8,0 da cui ero partita con questo giro. Passate poi in qualche rocaille che segue e nelle superduo ed uscite, vedete, dalla prima rocaille 11,0 che vi trovate dopo la superduo. E da questo punto andrete a inserire una rocaille 11,0, una perla da 4 mm, una rocaille 11,0 ed entrerete nella rocaille 11,0 che segue in tutte e due le superduo e ancora nell'altra 11,0. Quindi andremo a fare questo inserimento
e ripeteremo questo inserimento per gli altri 3 lati. Quindi procedete. A giro finito vi troverete il modulino così, in questo modo. Quindi entrerò nelle rocaille che seguono, quindi nella 11, nella perla e nella 11 0 che segue, ed andrò a fare questi inserimenti. In questo spazio inserirò una superduo ed andrò nella superduo qui. E tra le due superduo inserirò una 8-0. Nuovamente inserirò una superduo ed entrerò nella 11, nella perla e nella 11 che segue. E ricomincerò con il giro. Quindi nuovamente superduo, superduo, 8-0, superduo. Farò questo per tutto quanto il mio giro. Vado ad inserire la mia ultima superduo, entro quindi nelle rocaille che seguono ed a questo punto ho concluso il mio giro ed il risultato finale sarà questo. Adesso esco poi dalla perla da 4 mm e vado ad inserire 2 rocaille 11-0 ed entro nel foro alto della superduo che segue. Si inseriranno in questo modo, dopodiché prendo una superduo ed una 11-0 e vado nella 8-0 che segue. In questo modo, dopodiché farò l'inverso, inserirò una 11, una superduo ed andrò nella superduo che segue. Adesso dovrò portarmi in questa perla centrale, quindi andrò ad inserire 2 rocaille 11-0 ed entrerò nella perla da 4 mm. In questo modo, nuovamente altre 2 rocaille 11-0 ed andrò nella superduo. Mi soffermo un attimo su questo passaggio, ok? Su questo passaggio perché come vedete l'orecchino ha una forma allungata e quindi praticamente quando andiamo a fare questi inserimenti vediamo che da quest'altro lato non dobbiamo ripetere lo stesso inserimento. Quando arriviamo di lato in corrispondenza della Super 2 dove c'è la 8-0 non andremo più a fare lo stesso inserimento, ma andremo semplicemente ad inserire 2 rocaille 11-0 ed entreremo nella 8-0. Nuovamente 2 rocaille 11-0 ed andremo nella superduo. Ancora 2 rocaille 11-0 ed andremo nella perla. 2 rocaille 11-0 ed andremo nella superduo. Ed a questo punto dovremo ripetere questo inserimento. Quindi una superduo ed una 11-0 ed andremo nella 8-0 e invertendo l'inserimento una 11 ed una superduo ed andremo nella superduo che segue. A questo punto faremo gli stessi inserimenti che abbiamo fatto da quest'altro lato, quindi le rocaille qui, 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 qui e qui. E avremo concluso. Ho inserito le ultime 2 rocaille qui e sono entrata nella perla da 4 mm. Adesso, quindi vedete, l'orecchino ha assunto la forma allungata. Adesso entrerò nelle 2 11-0 che seguono ed andrò a fare i seguenti inserimenti. Inserirò 4 rocaille 11-0
4 rocaille 11 0 e vado nel foro alto della superduo che segue. Quindi dovrete inserire le perle nella parte più allungata, vedete, del nostro elemento. Quindi vado a prendere la perla da 4 millimetri e la inserisco e vado nel foro alto della superduo che segue. Altre 4 rocaille 11 0 e scendo qui e mi inserisco nella prima superduo, mi inserisco nella prima rocaille 11 0 ed a questo punto altre 4 rocaille 11 0 e vado, vedete qui, nella seconda rocaille 11 nella superduo e nella prima 11 0 che mi trovo di seguito. Quindi vedete che comincia a prendere forma il nostro elemento. Uscendo poi da qua andrò ad inserire una rocaille 15 0, una 11 0, una 8 0, una 11 0 ed una 15. Vedete? Farò in questo modo e mi inserirò nella 11 0 subito prima della superduo, cioè inserirò in questo modo nella 11, nella superduo, nella 11 che segue e ricomincerò a fare lo stesso lavoro che ho fatto da quest'altro lato. Naturalmente le ultime 4 rocaille 11 0 stiamo per andare a chiudere il giro e come abbiamo fatto prima ci inseriamo, vedete, in questa 11 0, quella che antecedente la superduo dove poi abbiamo inserito le prime 4. Quindi in questo modo abbiamo praticamente chiuso il nostro giro e la nostra lavorazione. Adesso naturalmente rientriamo in queste rocaille che seguono, entro anche nella superduo e nella perla e vado ad inserire 5 rocaille 11 0 e dentro le nostre 5 rocaille e dentro, ok, dal retro della mia perla e ripasso, giro il lavoro per comodità e ripasso in tutte quante queste perline. Io a questo punto, visto che già sono ripassata, scusate, a questo punto, visto che già sono ripassata, rigiro nuovamente il lavoro, cosa faccio? Vado già adesso a realizzare il cappietto per la mia monachella, quindi rientro nuovamente e mi porto ad uscire dalla rocaille centrale, quindi dalla terza, ok, e vado ad inserire 7 rocaille 11 7 rocaille 15 0 7 rocaille 15 0 e dentro in questo modo sempre all'interno della mia 11 0 qui al centro ed adesso ripasso per far venire questa forma, vedete, leggermente, spero si veda, ok, romboidale, ripasso attraverso le perline, entrerò nella prima 15 0, salterò quindi una ed entrerò nella terza, salterò una ed entrerò nella in questa qui che segue, quinta, salterò una ed entrerò nella settima e nella 11 di base. Vado a tirare ed a sistemare, naturalmente dobbiamo portare fuori queste 15 0 che abbiamo escluso e vedete che tirando si sarà formato questo rombetto, quindi vado a ripassare
perché lì andremo a inserire la nostra monachella, quindi ripassate. Quindi sono ripassata, scendo dalle rocaille 11.0, rientro nella perla e ripasso naturalmente in tutte quante le rocaille che seguono e mi porto poi in questo punto perché andremo a fissare meglio questa parte con le 8.0. Quindi scendete ed andate in basso. Vedete che sono col filo qui, rientro nelle rocaille che seguono ed esco dalla 8.0. Quindi rientro in queste rocaille ed esco dalla 8.0. Giro il lavoro per comodità per mostrarvi meglio. Quindi sono qui per fissare questa parte, entro nella 8.0 che c'è qui all'interno del nostro modulino, tiro e rientro nella 8.0. Giro il lavoro per comodità, entro in tutte quante le rocaille che seguono e vado avanti. Faccio questa operazione proprio per fissare meglio questa parte esterna del mio modulino, dopodiché rientro in tutte quante le rocaille che seguono e proseguo con il mio lavoro. Scenderò poi qui in basso, quindi passerò attraverso tutte le rocaille, scenderò qui in basso e farò anche qui l'inserimento di 5 rocaille 11.0. Naturalmente non farò un altro cappietto perché non sarà necessario, quindi faccio questa operazione. E quando vado nella parte sottostante e vado a ripassare, vedete ho inserito le 5 rocaille 11.0, quando vado a ripassare per fare un pochino di punta salto poi la rocaille 11 centrale e quindi vedete in questo modo resterà un pochino più sporgente e vado a ripassare. Come vedete il nostro modulino praticamente è quasi completo. Adesso risaliamo e vado a fare quello che ho fatto qui con le 8.0, lo farò anche da quest'altro lato per fissare meglio e ripassare tutto quanto il nostro lavoro. Sono ripassata attraverso tutte quante le rocaille, ho sistemato la 8.0 qui e entro in tutte quante le rocaille che seguono. Come vedete, come avrete notato, restano praticamente questi spazietti qui dove ci sono le superduo vuoti e quindi io qui vado a inserire un'altra rocaille 11, potreste anche inserire una 15, non lo so, io inserirò una rocaille 11.0 e poi naturalmente andrò in tutte quante le rocaille che seguono, quindi in questo modo vedete si chiude praticamente il bordo del nostro orecchino e per me insomma è fatto più carino, mi piace di più. Ripasserò quindi in tutte quante le rocaille, inserirò anche qui una 11, anche qui ed anche qui. E a questo punto il nostro orecchino è veramente finito, quindi andando a inserire queste 11.0 in automatico ripasserò in tutto quanto il nostro lavoro. Fatelo anche voi. Il nostro modulino praticamente sarà terminato, tagliate il filo in eccesso e poi con un bruciafili, insomma, tagliate pian pianino il filo in eccesso e lo bruciacchiate un pochino e così sparirà all'interno dalle rocaille. Dopodiché prendete la monachella contenuta all'interno del kit che trovate nel negozio Etsy, nel mio negozio Etsy. Trovate il kit di questi orecchini in altre variazioni di colore, poi troverete anche questi orecchini finiti se voleste già acquistarli così terminati e pronti per l'indosso, sempre nel negozio. Quindi andiamo a inserire la nostra monachella, apriamo la solina, inseriamo all'interno del nostro modulino, dopodiché andiamo a richiuderla e i nostri orecchini sono praticamente terminati. Ed ecco terminati i nostri orecchini Hope nella versione Teal e Muscat, questo colore di super duo molto particolare, le perline Muscat e il nostro chaton che avete visto all'inizio. Quindi se siete interessati a questi orecchini li trovate nel mio Etsy shop, come trovate il kit in diverse variazioni di colore di questi stessi
orecchini e come trovate naturalmente altri piccoli prodotti. Come vedete del nostro kit resteranno comunque un po' di materiali perché non vado a contare perlina perlina quando realizzo praticamente i kit, ma vado a pesare con il bilancino, quindi vi resterà qualche piccola quantità, come vi resterà qualche perlina e qualche altra super duo, perché vado con il bilancino, non vado a contare, anche perché qualche super duo potrebbe uscire difettosa, come qualche perlo, qualche perlina, quindi è meglio averne qualcuna in più che in meno per terminare i nostri orecchini. E niente ragazze, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, che sia chiaro. Vi lascio i link nel negozio Etsy e tutte le informazioni di riferimento e ci vediamo poi tra qualche giorno perché andremo a fare insieme un tutorial per la BB Craft perché devo fare un video con loro in collaborazione. Prima di Natale avevo fatto dei segnalibro e adesso vorrei utilizzare questo kit dove ci sono perline, è un kit completo per realizzare degli orecchini e ci sono quest'ali di farfalla particolarissimi, perline varie e quindi lo utilizzeremo insieme. E niente, quindi vi aspetto al prossimo video, vi abbraccio tutto e vi abbraccio tutte ed auguro a tutte una buona creatività e ricordate sempre che la creatività non è competizione. Ciao!